Laco, ma ti rendi conto che dopo qualche anno di fatica siamo arrivati al punto di essere chiamati in una fiera internazionale come l'EICMA per far vedere quelle che saranno le novità per il 2022? Per questo ti posso dire che chi lavora sodo avrà un bel successo. E con questo iniziamo, vediamo questo EICMA 2021. Siamo arrivati finalmente allo stand di uno di coloro che come noi hanno creduto nel monopattino. Siamo qua con PMT, grazie per averci dato questa bella gomma. Grazie a voi di esserci venuti a trovare. La prima domanda che vi vorrei fare è come siete arrivati a decidere di creare una gomma con i vostri standard appositamente per il monopattino. Noi siamo nel settore oramai da tantissimi anni. Abbiamo cominciato 30 anni fa con il modellismo e quindi siamo praticamente esperti, diciamo così, nelle ruote piccole. Poi con il tempo abbiamo visto che questo prodotto veniva molto utilizzato per monopattini di alta gamma. Dopodiché siamo stati anche contattati da più aziende del settore per capire se avevamo interesse a sviluppare, soprattutto a fare sviluppo su questo tipo di articolo e di prodotto. Siccome noi siamo sempre quelli delle sfide, a noi piace fare questo, abbiamo visto insomma che il mercato un pochettino in questo era carente e quindi abbiamo applicato la nostra conoscenza, la nostra tecnologia a un prodotto di misure più piccole, quindi per applicazione monopattino e stradale, con un intaglio abbastanza intermedio, diciamo così, che ha riscontrato nelle piccole, nella prima linea che è uscita per lo Xiaomi, ha riscontrato molto successo, per cui abbiamo ritenuto di poterla ampliare con la misura da 2.50 e con la misura da 3. Quindi queste sono tutta la linea da 6 pollici, quindi diametro esterno 10, come vedete dal display, con le 3 misure che sono ad oggi disponibili. Avete intenzione di continuare su questa strada? Cosa ci possiamo aspettare? Ci vuole lasciare qualche anteprima, qualche cosa, sì, qualche spoiler? Anteprima sì, noi stiamo, come vi avevo detto, siamo partiti dal racing, per cui stiamo andando anche nella direzione di fare una versione slick, che magari non troppo in là, non sarà comunque nel brevissimo periodo, però la stiamo sviluppando anche nella versione slick, perché in molte parti del mondo sono partiti anche dei piccoli campionati amatoriali per il momento del monopattino di queste misure qui, quindi siamo sicuramente in procinto di fare una gamma più diversificata che comprende anche il racing, quindi con mescole speciali proprio adatte per l'uso in pista. Allora ragazzi, io penso che per il momento già abbiamo preso un po' di informazioni interessanti, sicuramente rimanete in contatto con noi, rimanete sul canale perché probabilmente Laco inizierà a montare qualche gommina del genere sui nostri monopattini e vi aspettiamo per farvi sapere anche la nostra, ma ovviamente sappiamo che PMT fa della roba buona, quindi non vi muovete da lì, Grazie ancora. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. Finalmente abbiamo trovato anche NIU con il loro nuovo monopattino elettrico. Qui troviamo ruote tubeless, batteria a quanto pare di qualità e a me ragazzi, non so voi, ma mi fa impazzire questo faretto.
Allo stand MV siamo riusciti a trovare uno di quei mezzi che in questo periodo è molto ricercato. L'abbiamo visto sulle testate giornalistiche da poco. Abbiamo trovato il Rapido di MV, il primo test per l'approccio nella mobilità elettrica da parte di MV. Troviamo un motore da 500 watt, ruote tubeless, che sono una cosa molto apprezzata da chi come noi vive la micromobilità elettrica, e in più troviamo queste piccolezze che vanno a dare un tocco di stile, come le carene, che si sono viste veramente in pochi posti attualmente. Adesso stiamo lavorando per voi per cercare di riuscire a portarvelo sul canale. Per gli stand di EICMA abbiamo trovato un altro di quei dispositivi che per molti potrebbe essere fondamentale per l'utilizzo del monopattino. Infatti si tratta di Tracting, che è un dispositivo GPS fatto ad hoc per moto, e adesso ci hanno spoilerato dovrebbe arrivare anche qualcosa per e-bike e monopattini elettrici. Quindi mi raccomando, state sintonizzati con noi perché potrebbe arrivare a breve un video in collaborazione con loro. Siamo arrivati finalmente allo stand Leval. Qui troviamo una ricca selezione di caschi, troviamo sempre delle frecce e degli stop. In più, nei nuovi caschi di ultima generazione troviamo, oltre alle luci posteriori e laterali, quindi andando ad attivarle tramite il ricevitore Bluetooth, possiamo andare a mettere le frecce sia sulla destra che sulla sinistra. In più, nella parte anteriore troviamo delle luci che al calare del crepuscolo della luce si andranno ad accendere per dare maggior visibilità sull'anteriore. Sempre connettendosi via Bluetooth troviamo degli speaker in modo da non andare a distogliere l'attenzione dalla strada per sentire la musica, oppure per evitare di mettere delle cuffie e degli auricolari. Adesso stiamo lavorando per voi per portarvi sul canale una recensione di un casco Leval e farvi vedere quanto sono utili e interessanti le luci sul casco. Per quelli un pochino più anzianotti, una domanda: cosa vi ricorda lui? Chi lo indovina, 50 punti e una cena al lume di candela con l'aco. OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW, watch me walk away, putting myself on display, 1, 2, 3 a day, I'm on my way, I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow, I know you wanna take me home. Allora anche Fantic in questo EICMA ha deciso di portare il loro monopattino. Infatti anche Fantic si sta buttando nel mondo della micromobilità elettrica e dopo le biciclette elettriche con il suo Issimo, che è iconico attualmente, troviamo anche il loro monopattino che ne ricorda un altro. Di sicuro abbiamo visto che fa della portabilità il suo cavallo di battaglia e adesso stiamo cercando di riuscire a portare anche lui sul nostro canale YouTube. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi. In questo stand Yadea propone la sua idea di sharing. Infatti, acquistando lo scooter si acquista una batteria che nel momento in cui si avrà bisogno di ricaricare il monopattino basterà recarsi nel wall, nel suo hub, dove al suo interno si potrà fare un cambio di batteria lasciando la batteria scarica e riprendendo una batteria carica. Sicuramente non troppo lontano ci sarà una soluzione del genere, anche perché uno dei più grandi difetti del mondo dell'elettrico sono i tempi di ricarica e il tempo di avere nuovamente autonomia, quindi complimenti. Ed eccoci arrivati allo stand di Icon, dove troviamo, oltre alle biciclette delle fat bike, troviamo anche i monopattini elettrici, i piccoli, fatti per l'ultimo miglio. Poi troviamo questi concept che sono secondo me spaziali, design stupendo. Nella parte centrale troviamo la parte di snodo per andare a richiudere la bicicletta e il pacco batterie.
veramente bellissimo. Oh, I keep sinking into your blue, into your blue. Ora ragazzi siamo arrivati in uno di quegli stand che a tanti di voi piace. Abbiamo trovato qua un manubrio con un attacco veramente particolare. Potete vedere qua nello specifico un'azione di sblocco immediata, basterà andare ad abbassare le alette per rimuovere il supporto del cellulare. Molto carino, adesso vediamo di farveli vedere un po' meglio. Ma troviamo anche una di quelle cose che in questo momento per il monopattino elettrico è un tema caldo. Troviamo delle frecce, abbiamo visto che sono frecce con già un relay incorporato per poter andare a dare direttamente corrente e avere l'intermittenza. Allora Midland per EICMA ha portato un sacco di accessori, a parte i vari kit viva voce Bluetooth che ovviamente noi purtroppo non possiamo utilizzare perché non abbiamo il casco adatto. Però se venite più in qua c'è un'altra cosa che sicuramente potrebbe interessarvi e la troviamo proprio qua. È una Action Cam che è possibile mettere sia sul casco che sul monopattino per evitare problemi futuri come purtroppo stanno accadendo in questo periodo. Allora in fiera per EICMA abbiamo trovato anche una nostra vecchia conoscenza. Abbiamo trovato Totem con il loro Lynx. Finalmente siamo riusciti a vederlo dal vivo. Stiamo esaurendo la lista di preacquisti e preordini, quindi presto le persone che l'hanno ordinato lo riceveranno tutti a casa. Per la review presso il vostro canale parliamo di gennaio. L'ho provato e vi posso dire che sicuramente è un mezzo da provare per avere un pochino l'idea di quello che vuol dire guidare un monopattino su 3 ruote, anche perché come sapete benissimo le 3 ruote sono il segno distintivo di Lynx. Tante altre sono le cose carine, le chicche, che però vi lasciamo un attimo in sospeso perché se volete sapere tutto quello che c'è da sapere su Lynx vi aspettiamo. Grazie per averci ospitato qua all'EICMA al vostro stand. Grazie a voi, a presto. Ciao a tutti. Allora finalmente sono riuscito anche io a provare il famoso Cobra. L'avrete visto sicuramente nella Italian Bike Fest. Voglio provarlo e dirvi un pochino la mia, ma il monopattino è abbastanza particolare come aerlinea. Sicuramente fino a che non lo si prova non si riesce a capire. Adesso andiamolo a provare insieme. Proviamo subito a fare... La maneggevolezza che inizialmente non sembra esserci è molto valida. Vediamo un pochino se si riesce a far... No! Niente, non c'è modo di impennarlo. In primis vi posso dire che l'impostazione di guida è molto particolare, bisogna prenderci la mano. La pedana è stretta come vi aveva detto Laco, però andandolo a provare in maniera un pochino più profonda vi posso dire che sicuramente lui ha il suo perché. La ruota alta vuol dire tanto, soprattutto in termini di stabilità. In curva si sente bene che l'aderenza c'è. Ottimo, grande Cobra. Allora ragazzi, siamo arrivati in questo stand dove abbiamo trovato una di quelle cose che per l'Italia attualmente è una cosa di fondamentale importanza. Con la nuova legge che purtroppo è andata in porto siamo ritrovati ad avere l'obbligatorietà delle frecce. Abbiamo visto un sacco di dispositivi che vanno ad ovviare a questo problema. Click Light, dove abbiamo un dispositivo che permette la possibilità di essere indossato ovviamente con delle pettorine oppure montato direttamente su una motocicletta, e questo va a creare un dispositivo che permette di avere, oltre a una luce di posizione, anche delle frecce a destra e sinistra che servirà per poter ovviare a quel problema di visibilità che purtroppo nei monopattini a volte abbiamo. Allora siamo arrivati allo stand di Sena perché abbiamo trovato un dispositivo che per chi usa il monopattino potrebbe essere una cosa veramente interessante. Questo nasce come casco da bici, però insomma si inserisce direi molto bene nel discorso di mobilità urbana. Sena nasce come brand di sistemi di comunicazione da moto, quindi sistemi Bluetooth per parlare casco-casco. E da qualche anno abbiamo semplicemente spostato il discorso su caschi da bici o da monopattino, e quindi i nostri caschi hanno tutti già il sistema di comunicazione integrato, hanno gli auricolari posizionati qua in modo da non coprire l'orecchio, da lasciarlo libero di sentire i suoni anche della strada, microfono anche integrato invece qua davanti, i comandi anche sono integrati qua sul casco, si fa tutto
c'è una versione anche con i comandi vocali, ma se no si può fare tutto anche da app o da è molto semplice, luci di posizione integrata e la batteria. Si può parlare casco direttamente e si può connettere il telefono, quindi musica, chiamate, GPS, podcast, quello che vuoi. Non è saggio avere gli auricolari quando si va in monopattino, perché è molto meglio sentire quello che ci sta succedendo attorno. Comunque vi possiamo dire che stiamo lavorando per portare sul canale anche una recensione di questo casco o di un fratello, perché secondo noi il casco è una cosa fondamentale anche in monopattino. Allora, come tutti ben sapete, per legge bisognerà mettere delle strisce catarifrangenti. Abbiamo trovato in EICMA delle strisce LED che, oltre ad essere catarifrangenti, sono anche luminose, quindi per aumentare la visibilità durante la notte si andrà ad accendere il LED per aumentare la visibilità. Quindi voi ve lo mettete sulle spalle, come proprio in questo caso, una cosa molto intelligente e soprattutto per la sicurezza fondamentale.